Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo capitolo delle Cronache di Tre. Vi ricordo sempre che se vi siete persi i precedenti capitoli, la precedente saga, andate sempre sulle schede, così potete recuperare il tutto e potete capire tutto quello che succede nella storia. Vi ricordo inoltre che questa è una storia ancora in fase di scrittura e quindi tranquillamente voi potete scrivere le vostre idee, tutti i commenti che vi pare, e io le cose che più mi piacciono le potrei inserire, magari modificate, all'interno della storia. E basta parlare, manda le ciance e cominciamo subito con il terzo capitolo della saga di Flow. Ad un tratto, Alex notò una stupenda ragazza con un volto incantevole, ma solcato da una profonda tristezza. Si soffermò qualche minuto ad osservarla estasiato, e piano piano il dolore di lei fece breccia nel suo cuore. Perché la vita è così terribile? Non potremmo nascere e vivere felici da subito, senza dover faticare tanto per trovare la nostra strada, il nostro amore. In quel momento la ragazza aprì a fatica gli occhi e accennò un triste sorriso, per poi sussurrare con un filo di voce la richiesta di porre fine alle sue sofferenze, che nessuno meritava di soffrire. Sentite quelle parole? Alex avvicinò le sue labbra a quelle della ragazza per baciarla, ma qualcosa, anzi qualcuno, lo interruppe nella sua impresa. Tieni a freno gli ormoni, Romeo, non lo vedi che è mezza morta? Disse Steven che lo aveva raggiunto. Se ti avessi portato al funerale di mia nonna, avresti baciato pure lei? Rovini sempre tutto. Ero convinto di essermi liberato di te. Non stavi laggiù mezzo morto? Mi sono riposato. Adesso è il momento di andarcene di qua, prima che mi venga voglia di scavare una buca e sotterrarmici da solo. Andiamo a cercare Aria, chissà che casini starà combinando. Quella bestiaccia è capace di tutto. I due amici si incamminarono lasciandosi alle spalle il viso tenero e infelice della ragazza, che tornò nella posizione di partenza contemplando il vuoto, lasciando una lacrima solcata nel cuore di Alex. Mentre succedeva ciò, Aria cominciò ad addentrarsi nei vicoli del centro storico di Flo. Le strade erano formate da grosse rocce incastrate tra di loro. Le pareti degli edifici erano tutte screpolate e ricoperte di rampicanti secchi e spogli, che trasmettevano incura e abbandono, non solo dagli uomini, ma dalle stesse forze della natura. La ragazza si era ormai abituata al panorama costante di persone sbattute agli angoli delle strade e non se ne curava più di tanto, arrivando anche a calpestarle come se fossero ormai parte della strada sottostante. Arrivata in prossimità di una svolta di un vicolo, avvertì un rumore sospetto e si appiattì alla parete cercando di sbirciare dietro l'angolo. Quello che vide fu una figura furtiva che perquisiva le persone ammortite, intento a prendere quel che poteva. Improvvisamente Aria fu colta da un senso profondo di rabbia, che riuscì a stento a trattenere. Ma proprio in quel momento lo sciacallo si accorse di essere osservato e con movimento repentino entrò in una casa chiudendosi dentro. Aria rimase ferma dov'era, chiedendosi cosa dovesse fare. Dopo aver esitato per un attimo, decise di farsi valere. Quel dannato sciacallo avrà quel che si merita, non la passerà così liscia, pensò Aria. In quel momento la ragazza uscì dal suo riparo e si guardò attorno cercando di notare se l'edificio avesse altri accessi e iniziò a percorrerne il perimetro. Improvvisamente notò in lontananza una porticina aprirsi e una figura uscire di soppiatto per poi perdersi tra i piccoli bui. Aria iniziò a correre cercando di ritrovarlo. Dopotutto era anche la sola persona ancora in forze, per cui se qualcuno poteva darle delle informazioni, quella persona era proprio lui. Dopo aver percorso centinaia di vicoli, la giovane aveva da tempo perso il conto delle svolte che aveva fatto. Ormai continuava a muoversi alla cieca, ritornando spesso in luoghi che le sembrava di aver già visto. Arrivata all'ennesima piazzetta, si accorse di aver esaurito le proprie forze e si accasciò a terra appoggiandosi a un muro, assopendosi. Nel frattempo, Steven ed Alex giravano per quell'assurda città in cerca della loro compagna e finalmente poter andare via. «Dove sarà finita?» domandò Steven. «Ne ho abbastanza di questo mortorio!»
Vorrei tanto potervi aiutare, non riesco a spiegarmi questa situazione. Si chiama Dopo Sbornia. Si vede che ieri era una giornata di festa per questi dementi ed ecco qui il risultato. Mentre i due parlavano, si intravide una strana sagoma in lontananza, che assomigliava ad un tempio. Guarda laggiù, al centro della città, si intravede una specie di tempio, disse Alex. Magari Aria è andata lì. Dici? Non mi sembra che quell'edificio abbia una forma così fallica. Basta con questi pregiudizi verso le donne. Sono esseri così incantevoli. Dovresti trattarle con il rispetto che meritano. Sì, hai perfettamente ragione, ma in tal caso dovremmo ridefinire il significato della parola incantevole. Dopo aver sentito quella frase, Alex sbuffò stizzito, cominciando ad incamminarsi con la voglia di allontanarsi dall'amico. Steven gli andò dietro, tanto una direzione pareva l'altra. Bene, purtroppo anche oggi il capitolo finisce qui. Vi ricordo di mettere qui sotto un bel mi piace. Vi ricordo sempre che questa è una storia in costruzione, quindi chiunque può partecipare alla creazione di questa storia, dire le proprie idee e se mi piacciono le inserirò in qualche capitolo, in qualche saga di questa storia. Mi raccomando, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi attivando quella cavolo di campanella e basta, ci vediamo la prossima volta, spero presto, con un prossimo video, anzi con un prossimo capitolo. Ciao!